Che carnevale sarebbe senza le bugie? Oppure chiacchiere, frappe? Ci sono diversi nomi e diverse versioni per questi dolcetti deliziosi che si preparano appunto per carnevale. Che bontà! Ma sono buonissime queste bugie! Quest'anno ho voluto sperimentare la versione senza zucchero. Al posto dello zucchero ho usato l'eritritolo, che è un dolcificante naturale che viene estratto da vari vegetali. Non ha calorie e non fa alzare la glicemia. L'eritritolo è un sostituto dello zucchero che ha il suo stesso aspetto e il suo stesso sapore. Dolcifica solo un pochino meno. Infatti, come vedremo, io adesso metto 4 cucchiai e mezzo di eritritolo. Di zucchero ne avrei messi solo 3. 3 cucchiai di olio di mais al posto del burro, 3 cucchiai di moscato, ma potete anche sostituire il moscato con un altro vino, con la grappa oppure semplicemente con del succo d'arancia. Mettiamo anche la vanillina, grattugiamo la buccia di un limone bio o, se preferite, potete usare l'arancia. Mescoliamo tutti gli ingredienti dapprima con una frusta e man mano che diventa più solido passeremo a impastare con le mani. Dobbiamo ottenere un impasto molto asciutto. È asciutto, ci vuole un po' di pazienza, ma alla fine otterremo un impasto veramente perfetto. Ci vuole un po' di energia e di pazienza. Quando sarà liscio lo lasceremo riposare almeno per una mezz'oretta. Con il riposo diventerà decisamente più malleabile. Guardate com'è diventato, vedete? È decisamente più morbido, più elastico. Lo dividiamo in 6 pezzi e lo andremo adesso a passare una prima volta nella macchinetta della pasta con lo spessore più alto che abbiamo. Serve solo per compattare bene l'impasto, lo pieghiamo un paio di volte e lo ripassiamo almeno 2-3 volte. Ci prepariamo tutti i pezzi con lo spessore numero 1, appunto quello più spesso. Poi, quando li avremo fatti tutti, regoliamo la macchinetta sullo spessore quasi il più sottile. Io ho usato il penultimo della macchinetta. Con la sfoglia così sottile otterremo delle bugie leggerissime. Vedete com'è sottile? Adesso con una rotellina dentellata le andiamo a tagliare. Non importa che siano tutte perfette, uguali. Io le taglio così, un po' come capita. Gli facciamo poi anche un taglietto centrale. Man mano che li facciamo ce li sistemiamo su una tovaglia, li lasciamo tutti in fila. Come potete vedere non ho usato più farina perché l'impasto, che abbiamo fatto un po' di fatica a lavorare, però non richiede più farina, di conseguenza non sporcheremo l'olio, verrà una frittura molto più asciutta, più pulita. L'olio deve essere intorno ai 170 gradi,
perché se è troppo caldo rischiamo di bruciacchiarle, sono sottilissime, non occorre una temperatura molto alta. Grazie al nostro impasto asciutto, che non ci ha richiesto di usare altra farina, l'olio è rimasto, come potete vedere, bello limpido, trasparente. Per ottenere l'eritritolo a velo ho usato un macinino da caffè. Ecco, vedete? L'effetto è identico a quello dello zucchero a velo. Diamo il tocco finale alle nostre bugie che sono pronte per essere gustate. Croccanti e leggerissime. Anche come fine pasto sono perfette.